Ciao da Mr. Helmet, sono stato a EICMA e vi giuro che il salone l'ho visto tutto. Guardate qui quanti passi ho fatto, quanti chilometri ho fatto in una giornata, quasi 21 per 25.000 passi, ok? Vi farò vedere solo una, due, tre, quattro moto e se vi aspettate un video su EICMA con 1000 moto, avete sbagliato video. Non vedrete 1000 moto, non vedrete bici elettriche, non vedrete scooter elettrici. Li odio, non sono moto, sono elettrodomestici. Se vi piace quello che vedete, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet, blog indipendente, donazioni PayPal, shop o abbonamenti al canale per contenuti differenziati. Non abbiamo sponsor e non li vogliamo per rimanere indipendenti. Voglio parlarvi di EICMA, di quello che è diventato e di quello che penso. Alla fine vi farò vedere una sola cosa che mi ha colpito veramente, che quasi non è una moto, un solo oggetto, e voi vi incazzerete e direte che sono un boomer, ma sono pronto. Il livello generale si è alzato, non ci sono più stand ridicoli con cineserie che fanno tristezza, quasi tutte scomparse. La pandemia ha tolto dal mercato le aziende più deboli e anche molte grandi non c'erano. Il livello medio si è alzato, ma l'aspetto emozionale è crollato. Non ci sono più moto che fanno girare la testa. Le special sono troppo esagerate e le case hanno fatto moto di serie che sembrano special e questo non va bene perché si è persa l'identità e le special in serie non sono più special. Le moto di media cilindrata sono tutte uguali. Se gli togli il nome sul serbatoio non le distingui, è così e non va bene. E con una piattaforma si fanno 5, 10, 15 moto diverse che però rimangono uguali, per non parlare degli stessi motori montati dappertutto. Per la prima volta una casa come Honda ha tirato fuori moto brutte. La Transalp, per esempio, secondo me è brutta ed è cheap e non la farò vedere. Tutti gli altri giapponesi sono diventati cinesi. Niente di nuovo, ma prezzi alti. Per il resto, tutte le Ducati bellissime, le Aprilia e Moto Guzzi bellissime, le Triumph bellissime, esistevano già prima di EICMA. Contenuti tecnici evoluti, ma moto mediamente anonime. Dal punto di vista tecnico innovativo, salvo solo una moto, la Kawasaki ibrida, che è intelligente, ma è brutta. Come moto diverse, fuori dagli schemi, si salvano la Triumph Rocket 3, è un bobber Triumph che esistevano già, e la Ducati di Havel, ma solo l'inglese ha un motore tutto suo, è una piattaforma unica che non condivide con nessuno. Le altre sono tutti dei mix. La tendenza è invertita. I cinesi sono diventati coraggiosi, gli europei sono diventati giapponesi e i giapponesi sono spaventati e fanno moto troppo povere per piacere o troppo costose per essere comprate. Harley Davidson e Indian fanno moto di plastica, Royal Enfield fa moto ormai troppo perfette. Alla fine una casa come Brixton, per esempio, fa moto come le altre, ma a prezzi possibili. Ormai tutti possono fare un 1200 bicilindrico, quindi perché spendere 12-14 mila euro se posso spendere 7-8 mila euro con la stessa qualità?
la Cromwell 1200 costa 9.000 euro. E adesso l'unica cosa che mi ha fatto battere il cuore, che mi ha fatto fermare a vedere i dettagli, i particolari, le soluzioni, anche a dire che magari non piace a tutti, ma c'è della diversità. È questa, è l'Italjet Dragster 125 oppure 200 con il monobraccio anteriore, oppure il 500 che è spaventoso e andrà in produzione nel 2024. Non sono nemmeno moto, quasi, però qui c'è del coraggio, qui ti giri a guardare, qui ti fermi a pensare, ci metti 10 minuti a guardare tutto quanto, tutti i dettagli, magari anche per arrabbiarti o criticare, ma ti colpisce. Il resto è mediocrità e indifferenza. Le moto interessano sempre meno a sempre meno gente e invece di ricercare l'attenzione sembrano costruite da gente spaventata dal fatto di vendere cose troppo diverse perché possano essere comprate. Le moto sembrano tutte fatte dalla Technogym, sono tecnologiche, rassicuranti, non fanno più paura e quindi non danno il brivido che serve a desiderarle per poi comprarle. Le moto da corsa sono un'altra cosa. Io li capisco, i giovani che non vogliono comprare queste moto normali perché non li emozionano e i vecchi che non vogliono cambiare le loro. Una volta bisognava avere i coglioni per guidare certe moto, oramai bisogna essere proprio dei coglioni per comprarle. A questi prezzi qui poi, boh. Ciao da Mr. Helmet.